Ciao, bentornati sul mio canale. Questa volta sono qui per presentarvi un'altra rivista vintage di carta modelli e questa volta vi presento un'iconica rivista totalmente italiana che nasce nel 1985 e si tratta di La Mia Boutique. E in questo caso vi sfoglierò con voi dicembre del 1996, quindi un anno dopo dalla sua uscita iniziale. Siamo sempre appunto negli anni '80 e vediamo se in questi numeri ci sono modelli interessanti. Vediamo, come parte la rivista, questo era il sommario, poi vediamo cosa c'è. Qui poi c'era all'inizio la lettera del direttore, che ai tempi era la signora Pierangela Chiesa. Poi vediamo, qui ci sono alcuni consigli, sempre legati al cucito, come riconoscere il dritto filo, come evitare che il tessuto si restringa. Poi qui c'erano cose nuove, era il titolo, quindi accessori per capelli, pochette, cinture, scarpe, qualcosa per la cucina. Poi c'erano le ispirazioni che arrivavano dalle passerelle e qui vediamo i grandi, stilisti italiani che c'erano un tempo, alcuni esistono ancora, altri no. Vediamo Ferragamo, Alberta Ferretti, Ferré, Soprani, Missoni, Versace e c'erano un po' di ispirazioni. Poi si volta pagina ancora dalla passerella, Callaghan, San Lorenzo, Missoni, R1, Ferragamo, Gianmarco Venturi. Poi questo era il primo modello proposto e c'era tutto un servizio dedicato a ma forse non so chi era, e poi qua iniziamo con i cartamodelli e vi faccio notare che in questo caso, questo era proprio un servizio fatto all'esterno, come potete vedere con i cani da slitta, sulla neve, proprio all'aperto. E qui c'è questa gonna no scusate, aspetta devo leggere, vediamo cos'era. Questo era qui è rappresentato il gilet, un grande classico che come ho detto già in un video precedente, il gilet è un grande classico che negli anni ritorna sempre. Qui invece c'è, questa gonna a valze, però guardate com'è bello il look, come completavano il look talmente tanto che, in alcuni casi se uno non legge risulta quasi difficile capire qual è il capo che poi viene presentato nel cartamodello. Allora qui dicevo la gonna, qui invece la giacca, qui sempre una gonna, qui in questo caso era un vestito, è dicembre quindi, c'è tantissimo sui toni del rosso, qui un'altra gonna, qui invece la giacca, altra gonna a ruota in questo caso, guardate che look strepitoso. Qui invece è un completo, c'è il corpetto sopra e la gonna sempre a ruota. Qui un altro completo, gilet con i suoi pantaloni, questa era una camicetta che, è allacciata sul dietro, qui in questo caso non si vede dalla foto, però l'avevo letto, altra gonna, un bel vestito. Qui altre cose sempre per la sera, il velluto, la gonna con il suo giacchino cortissimo, il gilet, poi qualcosa di un po' più sportivo, i pantaloni, anche qui in questo caso i pantaloni, che come potete vedere siamo nel 1986, anche qui si possono notare gli spallacci, però hanno una linea che non è esagerata come veniva presentata nei burda. Poi qui ancora gonna, un'altra giacca in velluto, qui è presentata la giacca. Guardate che servizio meraviglioso sulla neve, qui c'era la giacchina, questo vestito meraviglioso con questa scollatura che lasciava, scoperta la schiena. Poi qui abbiamo sempre un'altra gonna a ruota, qui in questo caso è la camicia, sempre con queste arricciature che enfatizzavano l'area delle spalle, per me erano esagerati. Poi ancora una giacca, pantaloni e qui poi c'era la pagina dove veniva spiegato come si prendevano le misure. Anche qui non c'era ancora la pagina dove c'era il riassunto di tutti i figurini che poi erano presentati nella rivista e qui vediamo la parte dei cartamodelli. Qui addirittura c'è la spiegazione dei vari cartamodelli, però non c'è il figurino. Quindi magari per chi non è esperta non è nemmeno facile riuscire a capire esattamente com'è il modello, proprio perché magari qui si vedono i pezzi del cartamodello e invece magari poi nella foto le modelle sono in posa, non è facile riuscire a individuare com'è poi il
capo finito come potrebbe essere. Qui c'era già, vedete, la difficoltà, in questo caso penso che questo sia un rocchetto di filo, sì. E poi tutte le spiegazioni, vedete, non c'era nessun figurino, quindi non era facile. Ecco, un'altra cosa che ho notato però, mettevano un trafiletto dove comunque, scrivevano un'altra descrizione del capo, che secondo me è un po' una ripetizione, perché alla fine poi quando noi andiamo a vedere il capo, il trafiletto che spiegava com'era il capo c'era già qui. Qui poi magari era un pochino più dettagliato. Poi andiamo avanti, i soliti tracciati, le solite cartine geografiche dove non sai mai dove finirai. Poi passiamo dall'altra parte dove appunto dopo i tracciati, come le taglie per individuare, scusate, le misure per individuare la propria taglia. Questo era per le taglie forti, che di solito per le taglie forti non propongono mai cose particolarmente interessanti, però in questo caso mi piace molto questo vestito e anche questo completo lo trovo molto interessante, dove c'è la gonna plissettata e anche la maglia, diciamo, col collo un po' alto. Ma questo vestito mi piace particolarmente anche il fatto che poi è stato cucito con 2 tessuti diversi, quindi si enfatizza benissimo sia la parte sopra che la parte sotto. Vedete la gonna delle pieghe qui sul punto vita, poi la modella è messa in posa, quindi non è facile individuare, ma c'è il taglio in vita, un po' accollato, collo leggermente a barchetta e la manica mi sembra che abbia, non riesco dalla foto a capire se c'è una leggera ricciatura o se semplicemente hanno messo lo spallaccio. Dovrei poi andare a vedere il cartamodello com'è per riuscire a capirlo meglio. Poi andiamo avanti. Queste altre idee per la serata, quindi di nuovo il rosso col bianco. Ecco, qui è un look che nell'insieme non mi piace perché c'è la manica ampia, questo collo ampio, le plissettature, questa, il cinturino della gonna a corpino abbastanza alto, poi la gonna a pieghe con la plissettatura sotto, il tutto in raso. No, nell'insieme non mi piace. Poi qui una moda un po' per le giovani. Ecco, mi piace parecchio questa camicia, perché è una camicia dove si trova il colletto e anche la bottonatura e anche il polso, però hanno fatto la manica kimono e quindi la vedo un po' più sportiva rispetto alla classica camicia che tendenzialmente risulta, in base all'outfit, può risultare anche elegante. Poi qui c'è il pantalone, poi andiamo avanti, qui c'è per le ragazzine, per i piccoli, ancora per i piccoli, bambini. E poi qui, da quello che ho capito, c'era forse presente nella rivista, bisogna rileggere tutta le pagine, che non ricordo dove, c'era probabilmente uno sconto per acquistare un taglio di lana che è sufficiente per riuscire a creare una gonna a tubo. Era un'offerta. E poi dall'altra pagina che viene spiegato, forse questo era il buono, bisognava spedire per ricevere insomma i soldi e tutto il resto, e qua come costruire il cartamodello. Poi vediamo, poi c'era la parte creativa, qui ovviamente sempre il rosso perché si tratta di dicembre, quindi si riferisce sempre al Natale, ricami, ricami. Qui impariamo ad usare un manichino, un altro servizio. Io non l'ho letto, sono onesta, non l'ho ancora letto tutto. Poi i capelli superstar, sorvoliamo, non so cosa ne pensate della conciatura del passato. E poi anche qui troviamo le ricette. Qui cucina e salute, un pranzo all'italiana, quello che gli antichi non conoscevano, ma sarebbe interessante leggerlo. Poi Natale nel mondo, probabilmente proponeva ricette dal mondo. Le ricette, ma adesso qua dovrei leggerlo tutto, dal giorno alla sera, come trasformare un capo, renderlo un pochino più, rivitalizzarlo, diciamo. Poi qui gli indirizzi, altre decorazioni sempre per il Natale, luminosi, brillanti e preziosi, lamè e paillette, la loro storia, delle paillette e del laminato, qui delle guide tecniche di cucito, ancora guide tecniche, che tra l'altro questa parte che riguarda magari le cerniere la troviamo spesso nelle pagine iniziali. E poi ecco qui la rivista è finita, qui non c'era ancora la pagina dove poi venivano inserite le anteprime del mese successivo. Ed eccoci qua, questa è la fine della rivista e io vi ringrazio di nuovo per aver visto il mio video. Vi ricordo che mi fa molto piacere ricevere i vostri messaggi o un like, e se volete iscrivetevi pure al canale se questa rubrica vi piace. Intanto vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!